Rieccoci con un nuovo video, come vedete con appunto gli Afro Brazilian Tarot. Chi mi segue da diverso tempo sa che io amo particolarmente questo mazzo, ne sono praticamente innamorata anche perché ci permette di riaffacciarci, di poter rivivere, anche se appunto nello spazio di un momento, il momento appunto di un video su YouTube, però ci permette appunto di toccare con mano quella che è una parte della tradizione Yoruba, questo popolo africano della Nigeria che a seguito della tratta degli schiavi ha poi portato nelle Americhe, ma poi successivamente anche nel resto del mondo, tracce appunto della sua cultura e soprattutto del suo culto religioso e delle sue credenze religiose. Gli Orisha. Questo ha permesso quindi la nascita di quelli che oggi sono dei culti religiosi e delle vere e proprie religioni praticate e conosciute da milioni di persone. In questo caso appunto il candomblé brasiliano, la santeria cubana, ma anche l'udu, il voodoo e la macumba. È chiaro che io utilizzerò, come appunto già fatto in altri miei video, un metodo di stesura particolare a 8 carte, che però non è il solito metodo che io utilizzo sul canale, ma è un metodo particolare che uso in concomitanza con quella che è la tradizione del candomblé brasiliano. Solitamente è una stesura che ovviamente non avviene secondo la tradizione con unicamente i tarocchi, ma anzi prevalentemente con delle conchiglie che vengono disposte o addirittura anche lanciate su un piatto di legno. Ovviamente cercherò di adattarmi il più possibile alla tradizione Yoruba, al culto degli Orisha. E che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo meraviglioso mazzo? Andremo a chiedere perché questa persona che mi ha fatto tante promesse, poi alla fine non ne ha mantenuta neanche una. La nostra storia ovviamente è terminata, è finita e io mi ritrovo con in mano semplicemente che cosa? Promesse non mantenute, progetti che non si sono avverati. Perché questa persona ha parlato tanto, ma poi nei fatti si è rivelata assolutamente deludente. Cerchiamo di capire come sta ad oggi questa persona, quali sono le energie che circondano ad oggi questa persona. Cerchiamo di capire però la causa primaria nel passato che ha impedito a questa persona di realizzare i vostri sogni e quindi a portare a compimento tutto ciò che lui aveva promesso. Cerchiamo di capire anche però nel presente perché questa persona non faccia dei tentativi per migliorare la situazione. Cerchiamo di capire quale possa essere la linea di tendenza futura rispetto al passato e soprattutto il consiglio, il comportamento ideale da seguire in riferimento a questa persona e ovviamente la risposta finale, come si concluderà la situazione. Come sempre io vi ovviamente spiegherò poi, man mano che stendo le carte, la posizione, oltre ovviamente al significato della carta stessa. Allora, allontaniamo appunto il cofanetto che contiene questo meraviglioso mazzo e io procedo appunto alla mescolare questo stupendo mazzo di tarocchi 78 arcani maggiori e minori che ci arrivano direttamente dalla tradizione del candomblé brasiliano e ovviamente degli Yoruba africani. Allora,
Ok, allora, intanto io sposto gli arcani in modo che possiate comunque vederli bene. Allora, poi sapete che comunque anche nel caso in cui siano un po' lontani rispetto alla videocamera, sapete che comunque io poi ve li avvicino e ve li mostro. Allora, partiamo dalla primissima posizione, che è questa appunto, che è inerente alle cause, cioè che cosa obiettivamente ha impedito a questa persona di realizzare quelle che erano le promesse che questa persona abbia fatto. Ovviamente situazione di base che ha poi portato alla chiusura del vostro rapporto. Vediamo un po'. Quindi gli ostacoli del passato tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo una regina di denari, ragazzi. In tarologia voi sapete che ogni arcano ha il proprio ruolo. Ovviamente la consultante, quindi in questo caso voi, siete regina di coppe o regina di bastoni. L'altra donna è la regina di denari, appunto, o la regina di spade. Qui ovviamente nella vita di questa persona c'era un'altra donna, quindi o il vostro era un rapporto clandestino, per cui per esempio questa persona vi aveva promesso di lasciare la compagna ufficiale e poi non l'ha fatto, difatti eccola qua, oppure nel momento in cui il vostro rapporto iniziava a scricchiolare, questa persona comunque subito successivamente alla vostra chiusura ha iniziato un'altra frequentazione con un'altra donna. Perché però non mi viene come regina di spade? Quindi attenzione, frenate tutti i moti di disperazione, calma, non mi viene come regina di spade perché non è una vostra rivale, questa donna non è mai stata una vostra rivale, ok? Perché non c'era battaglia tra voi e lei, era vinta da voi ovviamente, quindi non era una donna che voi dovevate temere, ma era una donna, è brutto da dirlo ragazzi, è terribile, però devo essere sincera, è una donna che faceva comodo. Essendo una regina di denari, chiaramente potrebbe essere una donna che poteva far comodo al consultante da un punto di vista strettamente economico. Quindi potrebbe essere stata una, diciamo, compagna che quest'uomo può in qualche modo aver probabilmente anche conosciuto durante la vostra relazione, perché la regina di denari generalmente è presente per lungo tempo nella vita del soggetto o dell'oggetto della stesa, quindi probabilmente lui già sentiva o conosceva questa donna, o comunque è una donna che voi conoscete o di cui comunque sapete l'esistenza, o comunque vi ripeto è una donna che, anche se ovviamente voi non ne sapete nulla, è comunque una persona che è entrata a far parte della sua vita, ma perché molto probabilmente o già c'era o immediatamente subito dopo la vostra chiusura questa persona l'ha immediatamente ovviamente trovata. Di conseguenza questa è una persona che gli ha dato e gli dava certezze pratiche, certezze materiali. Era una donna che dal suo punto di vista meritava la sua piena fiducia, quindi non era una donna di cui lui era attratto e soprattutto non era una donna di cui lui era innamorato, ma era una donna che a suo dire a livello razionale, come ragionamento razionale, poteva apparire
come la donna, diciamo, giusta al suo fianco. Di conseguenza lui ha scelto con la testa, né con il corpo né con il cuore. Quindi sai che scelta meravigliosa ha fatto quest'uomo, ok? È chiaro che questa presenza però purtroppo, devo essere sincera, è stata vincolante, nel senso che nel momento in cui questa persona ha conosciuto questa donna, ha subito pensato a lei come alla ipotetica compagna ideale da sostituire a voi, vi ripeto, anche probabilmente purtroppo mentre frequentava ancora voi, mentre stava ancora con voi, perché la vedeva più idonea a se stesso per quanto riguarda un senso di pace, di serenità, di tranquillità e di fiducia e di lealtà. Cioè è la classica donna che può tranquillamente annoiare un uomo a morte, ma comunque sia la vedono come migliore rispetto a una donna che magari gli possa piacere di più da un punto di vista estetico, da un punto di vista, diciamo, erotico e anche ovviamente sentimentale, ma non si sentiva abbastanza serena con voi questa persona, non si sentiva tranquillo. Tra l'altro la carta della regina di denari ci parla appunto anche di fiducia, quindi era una persona che probabilmente nutriva nei vostri confronti una certa sfiducia, quindi o gelosia o comunque un senso di possessività violato, quindi una persona che non si sentiva al sicuro accanto a voi e ha preferito una situazione, vi ripeto, più noiosa, sicuro, ma ovviamente per lui più tranquilla, quindi la classica comfort zone. Quindi questa è la classica scelta che purtroppo io vedo fare nel mio lavoro, ma anche nella mia vita privata, da moltissime persone. Quindi preferiscono legarsi a persone, tra virgolette, vi ripeto, magari più noiose, che gli diano magari quella sensazione di minore eccitazione, ma che comunque in qualche modo li rendono più tranquilli, li fanno sentire con le spalle coperte. Ecco, questa persona si è sentita con le spalle coperte, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista emotivo e sentimentale. Quindi, obiettivamente, questa persona potrebbe anche aver avuto con questa donna dei legami professionali o economico-finanziari, proprio perché, obiettivamente, la regina di denari rappresenta una donna benestante o comunque una donna che sa gestire molto bene il suo denaro. Quindi che si abbina molto di più ad un'immagine fantasmatica di donna perfetta, cioè la donna che non ti tradirebbe mai, la donna che comunque ovviamente è fedele, che è tranquilla, che ti permette di vivere una vita serena, che sa gestire bene il denaro. Quindi tante caratteristiche aveva questa donna che, vi ripeto, non hanno nulla a che vedere con l'amore, con l'erotismo, ma che però rappresentano per molte persone un porto sicuro, anche da un punto di vista economico. Quindi potrebbe essere, per esempio, che siano colleghi o che lavorino insieme queste due persone, che abbiano per esempio una società in comune. Quindi questa è una persona che ha fatto una scelta ben precisa, ma non legata al cuore. Assolutamente no. Ecco perché non mi viene come regina di spade, quindi non è effettivamente una vostra rivale. Non c'è mai stato confronto fra di voi. Tra l'altro la regina di denari non esprime tra le 4 regine il massimo della bellezza, perché chiaramente la regina di bastoni è la donna più seducente e la regina di coppe è la donna più attraente. Quindi è chiaro che ha anche rinunciato, se vogliamo, alla bellezza estetica, alla piacevolezza fisica, ma ha preferito rinunciare a tutto questo pur di vivere una vita comunque più tranquilla e serena. Vediamo però nel presente se obiettivamente questa donna si è rivelata tale. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo l'asso di coppe. Allora, questa è sicuramente una persona
che ha voluto a tutti i costi mettere su famiglia. Quindi in qualche modo potrebbero parlare nel presente o potrebbero aver parlato di avere dei figli, perché l'asso di coppe può parlare anche di matrimonio oppure di avere dei figli. Quindi potrebbero aver parlato o potrebbero anche averne avuti, ok, di figli. Non è detto quindi che ce li abbiano, potrebbero in qualche modo in questo momento tentare di averne. L'asso di coppe quindi parla di una situazione, di una condizione tra loro due in questo momento, di un rapporto quotidiano, casalingo, quindi potrebbero convivere, perché l'asso di coppe ci parla dell'ambiente appunto domestico, di conseguenza potrebbero vivere assieme, quindi potrebbero aver iniziato una convivenza o potrebbero anche addirittura aver parlato in qualche modo, vi ripeto, di matrimonio piuttosto che di un fidanzamento ufficiale, piuttosto che addirittura di avere dei figli. L'asso di coppe rappresenta la famiglia anche allargata, la famiglia di origine, quindi per esempio lui potrebbe aver fatto conoscere lei ai familiari e viceversa, quindi si sono inseriti nel proprio ambito familiare, privato, quindi potrebbero aver parlato anche di metter su famiglia. Vi ripeto, qui stiamo parlando di un parlare, ok? Però potrebbe anche rappresentare una purtroppo gravidanza non voluta, perché mi viene in posizione di ostacolo. Quindi comunque questa ragazza potrebbe aspettare un bambino o in qualche modo potrebbe aver insistito parecchio per avere un figlio, per cui lui in un momento di particolare debolezza può aver ceduto a questa richiesta. Perché venendomi come ostacolo, purtroppo, nel caso in cui sia una maternità, è chiaro che non è voluta. Quindi è un qualcosa di non cercato, che però ovviamente sta tenendo lui comunque lontano da voi, Motivo per cui questa persona ad oggi non ha cercato di chiarire con voi la posizione sua e nemmeno ovviamente parlarvi di quest'altra persona. Vediamo il potenziale sviluppo, però questa persona cosa farà obiettivamente con voi? Qui abbiamo la carta della morte, qui abbiamo la fine e la rinascita. Questa è una persona che vuol tornare, mamma mia. Allora, immaginavo comunque ragazze, perché permettetemi questa piccola digressione, è chiaro che se una persona fa una scelta del genere, come quella che abbiamo visto con la regina di denari, quindi una scelta fatta tra virgolette, perdonatemi il termine, ma di comodo, è normale che nella vita dopo un po' inizino a mancarti altre cose quali amore, erotismo, passione. Voglio dire, non sono soltanto dei sostantivi messi così sul nostro dizionario, È chiaro che hanno un peso e un senso nella vita di ciascuno di noi, quindi anche se una persona può fare tutte le scelte che vuole razionalmente e pensa in quel momento, per carità, di aver fatto la scelta giusta, perché ragazzi guardate che lui pensava di aver fatto la scelta giusta, era assolutamente convinto, è chiaro che dopo un po' torna a galla però il bisogno di un essere umano. Quindi non è poco, aver bisogno d'amore, aver bisogno di passione. È chiaro che questa persona ha fatto proprio una scelta sbagliata e quindi adesso purtroppo ne va a pagare le conseguenze. Allora, che cosa farà chiaramente questa persona? Nel potenziale futuro abbiamo addirittura la carta della morte. La carta della morte rappresenta, vi ripeto, la chiusura ovviamente di una situazione del passato che è stata creata nel passato per portare ad un cambiamento che però sarà assolutamente improvviso. Questo personaggio ovviamente è Egun, che rappresenta lo spirito dei defunti tra gli spiriti Orisha, di conseguenza è chiaro che rappresenta proprio la rinascita di una situazione del passato a cui lui invece teneva veramente tanto. Quindi obiettivamente
il rapporto che questa persona purtroppo ha ad oggi, nel presente, questo fasullo asso di coppe, rappresenta appunto un equilibrio del tutto instabile. Infatti ve l'ho detto che mi viene comunque un'accezione negativa, perché come ostacolo, come blocco al suo ritorno verso di voi. Quindi obiettivamente qualcosa che magari a livello morale ed etico, per carità, lo tiene distante da voi, però poi qui abbiamo una carta della morte che rappresenta comunque una situazione che è nata ovviamente su basi sbagliate e come tale finirà. Quindi, parlando oltretutto della morte, sono carte generalmente la morte, la torre, il giudizio, sono carte che rappresentano comunque dei mutamenti abbastanza improvvisi. Per cui è chiaro che questa persona si troverà ovviamente nell'incapacità di gestire questa volta in maniera razionale quelli che sono i suoi bisogni, i suoi sentimenti, e potreste ovviamente ricevere una notizia o comunque addirittura una telefonata, un like sui social, ragazzi, qualsiasi cosa di totalmente inaspettato e improvviso, ma perché questa persona agirà in maniera imprevedibile, per cui chiaramente provocherà una sorta di shock in voi, perché vi ritroverete davanti questa persona con anche intenzionalità ovviamente di grande trasformazione. Ok, quindi è chiaro che qui c'è qualcosa che ovviamente, vi ripeto, è nato su basi sbagliate per poi dare vita ovviamente ad una rinascita, quindi a qualcosa di totalmente nuovo. Quindi è chiaro che questa persona ha voglia di ricominciare la propria vita chiudendo col passato per iniziare un qualcosa di assolutamente nuovo. Tra l'altro la carta della morte generalmente ha delle tempistiche piuttosto veloci, quindi non è una carta che ci parla di tempistiche lente, ok, ma al massimo di qualche mesetto, però chiaramente è una carta piuttosto veloce che ci parla, vi ripeto, di un grande cambiamento importante. È chiaro che potrebbe addirittura accadere questo cambiamento entro un mese, quindi le tempistiche, vi ripeto, 2-3 mesi al massimo, però anche meno. Quindi inizierà sicuramente un nuovo ciclo nella vita di questa persona, dettato proprio da una trasformazione assolutamente inevitabile, ma ci sarà un cambiamento assolutamente drastico che non potrà più essere evitato. Ragazzi, attenzione, perché chiaramente Egun, e comunque anche la carta senza nome, cioè appunto la carta della morte, rappresenta un cambiamento molto doloroso, a cui ovviamente lui, ma purtroppo nemmeno voi, potreste sottrarvi. Questo che cosa significa? Che quando questa persona ritornerà, in qualsiasi modalità, sarà un qualcosa di comunque non del tutto piacevole, purtroppo per lui, ma anche e soprattutto per voi, perché chiaramente vi troverete di fronte a delle sensazioni, a un dispiacere che in qualche modo fa parte del vostro passato a livello temporale, ma che purtroppo evidentemente tornerà a galla con il ritorno di questa persona. Ok? Quindi questa persona tornerà da voi perché in realtà vuole chiudere con un periodo molto duro e difficile che l'ha obbligato a stare lontano da voi per poter in qualche modo vivere la vita che lui ha sempre voluto. Questo è un periodo fortemente autodistruttivo, cioè questa persona ha rinunciato a se stesso, provocandogli anche uno squilibrio notevole da un punto di vista psicofisico. Quindi attenzione, perché questa persona potrebbe comunque manifestare, diciamo, una mancanza di equilibrio, comunque di serenità. Cioè questa non è una persona che vi richiama allegramente facendo il brillante con battute o cose del genere, cioè voi riuscirete a percepire ovviamente questa sensazione di frustrazione che lo accompagna. Quindi è chiaro che in maniera inaspettata questa persona potrebbe proprio tornare nella vostra vita, ma vi ripeto in maniera assolutamente scioccante, cioè voi a mio avviso vi troverete veramente di fronte a qualcosa che non vi sareste mai aspettate. Forse lo avreste voluto, altrimenti non sareste qui in questa stesa, però obiettivamente questa è sicuramente una persona che chiaramente nel momento in cui tornerà ovviamente dovrà riprendere in mano quello che aveva lasciato con voi, quindi chiaramente anche il dolore della separazione da voi.
Quindi non sarà del tutto un momento così facile e ameno per entrambi, eh? Allora, vediamo però a questo punto il consiglio degli spiriti Orisha, perché è fondamentale. Allora, qui abbiamo il 10° arcano maggiore, wow, la carta della ruota di fortuna. Allora, sicuramente in questo caso vi viene consigliato di agire in maniera molto furba e in maniera molto attenta, perché è chiaro che questa carta rappresenta l'illuminazione, cioè il potere, vedete qui ci sono 4 occhi, di vedere le cose in maniera appunto totalmente diversa rispetto a come le vedono gli altri, cioè avere la capacità di vedere non con gli occhi dei nostri 5 sensi, ma con la vostra capacità interiore di percepire la realtà dei fatti. Guardate che questa stessa raffigurazione della ruota di fortuna rappresenta anche il dorso delle carte degli Afro-Brazilian Tarot, quindi anche una sorta di capacità sensitiva, medianica, di vedere oltre le apparenze. Quindi in qualche modo dovrete leggere attraverso le righe. Quindi cercare di non innanzitutto attribuire alla casualità un eventuale incontro, nel senso potreste trovarvi questa persona dall'oggi al domani dalle parti per esempio di casa vostra o di un luogo che frequentate per esempio appunto frequentemente, palestra piuttosto che un bar, piuttosto che il vostro luogo di lavoro. Quindi ovviamente non prendete questo diciamo avvenimento, questo evento, questo incontro come una casualità, perché non lo sarà, e soprattutto cercate di godere appieno, quindi a pieno spirito, di questo momento di successo, perché obiettivamente qui ci sarà una situazione che verrà colta al volo, probabilmente dall'altra persona, per potersi riaffacciare nella vostra vita. Ma nulla sarà casuale, perché sarà voluto da questa persona e soprattutto ci metterà allo zampeno il karma. Quindi questa è la carta per eccellenza che rappresenta la risposta a qualsiasi domanda, cioè il karma ha sempre l'ultima parola. C'è ancora qualcosa del rapporto con questa persona che non è finito qui, che dovete ancora in qualche modo sviscerare. Sia voi che questa persona. C'è ancora qualcosa da guarire. Quindi la ruota di fortuna rappresenta appunto un movimento veloce che questa persona, ma anche voi, appunto saprà approfittare o saprete approfittare per potervi riparlare. E questo vi permetterà di vedere molto bene la realtà dei fatti. Capirete che cosa è accaduto, a prescindere da quello che questa persona vi potrà dire, perché l'illuminazione arriverà dalla vostra sensitività, dalla vostra empatia, dalla vostra capacità di comprensione interiore. Un po' lo stesso lavoro che fa la papessa. A questo punto però cerchiamo di capire anche un'altra posizione, la posizione successiva, cioè lo stato d'animo di questa persona. Come sta questa persona ad oggi? Il re di bastoni. Allora, il re di bastoni rappresenta proprio lui, cioè l'oggetto, il soggetto della stesa. È un uomo che ha bisogno di calore, bastoni. È un uomo che ha bisogno di vivere la propria sessualità in maniera carica, in maniera intensa. Il re di bastoni è un uomo forte, un uomo energico, un uomo coraggioso. È un uomo sicuro di sé, che sa di avere un compito e lo vuole portare a termine. Ma soprattutto il re di bastoni è colui che ha deciso. Il re di bastoni ha un completo controllo della sua vita. Ve l'ho detto all'inizio, questa è una persona che cerca la morte, il cambiamento, anche se doloroso, e lo affronterà con coraggio. Questa è una persona che ha capito che la sua vita non può più andare avanti così, che deve dare una svolta alla sua vita. Il re di bastoni è un uomo coraggioso,
è un uomo risoluto, che è in pieno controllo delle proprie capacità, del proprio potenziale, ma anche dei propri sentimenti. Questo è un uomo che sa ciò che vuole, sa chi desidera, sa chi ama e sa chi non ama, sa chi non fa per lui. Quindi finalmente qui inizia a comparire un desiderio che lo porterà alla morte. Quindi a questo cambiamento così drastico. Le carte che rappresentano i re generalmente sono appunto carte che ci parlano di tempi brevi, oltretutto appunto bastoni, quindi vi confermo le tempistiche della morte. Quindi non parliamo di situazioni che possono addirittura andare oltre 5-6 mesi, addirittura oltre l'anno. Qui ci sarà un'evoluzione improvvisa della situazione con voi, perché questa persona vuole effettuare un cambiamento, ma perché adesso questa persona sa ciò che vuole. È sicura di sé questa persona. Vediamo però l'ambiente che circonda questa persona, quindi in qualche modo le energie o anche le persone che lo circondano. Una meraviglia, il 3 di spade, mamma mia. Allora, la carta del 3 di spade rappresenta anche dei ricatti, rappresenta un dolore eccessivo che viene mostrato per non staccarsi da un qualcosa dal quale non ci si vuole staccare. Quindi c'è un dolore quasi melodrammatico che va ad appesantire una situazione già tremenda di separazione, di lontananza, di rottura, di chiusura e anche tutte le varie incomprensioni che ci possono essere tra lui e questa persona. 3 di spade mi parla di una chiusura ovviamente nelle comunicazioni, una chiusura molto importante, per cui tra lui e questa donna ormai non c'è comunicazione chiara, non c'è comunicazione sincera. Parliamo di spade, possono esserci delle grandi menzogne tra lui e questa donna. Questa potrebbe essere la classica donna che in qualche modo potrebbe ricattare questa persona da un punto di vista ovviamente morale, anche pratico, per cercare in qualche modo di trattenerlo il più possibile a sé, perché il 3 di spade purtroppo ci parla proprio di una persona che può far star particolarmente male un'altra persona perché è incapace di lasciare andare e di superare il lutto della fine di una storia. Quindi veramente si è trovato altro che la donna perfetta, ma un fardello non indifferente. Però purtroppo, ragazzi, in questo caso la colpa non è della donna. In questo caso è lui che da re di bastoni deve cercare di arginare questo 3 di spade. Quindi quest'uomo ovviamente, d'accordo, sicuro di sé, vuole ovviamente apporre un cambiamento drastico alla sua vita, ma sa che andrà anche incontro a una grande sofferenza, un 3 di spade. Ma a mio avviso una grande sofferenza non solo distaccandosi da questa donna, ma anche riavvicinandosi a voi, perché evidentemente l'allontanamento da voi è stato dolorosissimo. Quindi è una persona che ha paura di sbagliare, 3 di spade. È chiaro di conseguenza che qui nascerà sicuramente un'evoluzione, che però porterà comunque a del sacrificio, anche a dei litigi, delle discussioni e a della sofferenza. Le carte di grado 3 ci riportano come corrispettivo al terzo arcano maggiore, l'imperatrice, che ovviamente è rappresentata generalmente da una donna gestante. Quindi è chiaro che esattamente come il partorire dell'imperatrice non sarà del tutto indolore, come di qualsiasi donna, così chiaramente anche in questo caso il cambiamento che questa persona andrà ad apporre alla sua vita, ve lo dicevo con la carta della morte, sarà comunque doloroso. Ok? Quindi vi ripeto, attenzione nel momento in cui questa persona potrebbe proprio riaffacciarsi a voi, a prendere la situazione con le pinze, perché vi ritroverete di fronte ad una persona sulle corde, quindi con un carico di sofferenza e di emotività non indifferente.
ok? Quindi comunque delle notizie le avrete, perché anche il 3 di spade comunque ci parla di appunto uno sviluppo, quindi qualcosa c'è nell'aria, eh? Vediamo appunto paure, desideri che possono comunque fungere da ostacolo. L'asso di spade. Allora, chiaramente questa persona sa che deve chiarire molte cose. L'asso di spade rappresenta proprio il chiarimento. Chiarimento parlato, quindi sa che deve comunque darvi molte spiegazioni, rivelazioni, segreti che devono venire alla luce per far vedere le cose così come stanno. Questa persona sa che deve prendere posizione, ve lo dicevo con appunto il re di bastoni, dopo un periodo di grandi ostacoli, ma sa di nuovo che questa situazione sarà comunque una situazione che includerà sacrifici e conquiste faticose, probabilmente anche discussioni, per ritrovare una complicità evidentemente con voi, per risanare il rapporto con voi. Questa sicuramente è una persona che ha capito che nel momento in cui ovviamente si riaffaccerà a voi, sicuramente voi non gli aprirete la porta con tanta facilità o comunque spensieratezza, ma sa obiettivamente che appunto dovrà fornirvi tante spiegazioni del caso, e ovviamente questa persona in questo momento si sente ovviamente ancora troppo emotivamente carica al punto da non riuscire a darvi evidentemente delle spiegazioni che a suo avviso sarebbero ovviamente troppo dolorose, che potrebbero in qualche modo inficiare il suo tentativo di tornare nella vostra vita. Evidentemente le cose che vi deve raccontare questa persona sono piuttosto gravi. Tra l'altro, io ve lo dicevo già dall'inizio, con questa regina ovviamente di denari in accezione negative, con questo asso di coppe come ostacolo già del presente. Quindi questa persona dovrebbe evidentemente confessarvi, per esempio, di aver avuto un figlio magari da questa donna, o comunque in qualche modo di aver, diciamo, sposato questa donna, o di essere andato a convivere, comunque di aver in qualche modo magari anche mancato di rispetto a voi nel momento in cui comunque voi evidentemente stavate ancora insieme. Questa è una persona che purtroppo deve dare troppe spiegazioni, e ovviamente è una persona terrorizzata dal farlo, ma perché chiaramente è una persona che sa che l'ha combinate veramente grosse. Questo 3 di spade ovviamente ce lo ha confermato, è una persona che sa che nel momento in cui chiude dall'altra parte per tornare da voi, chiaramente ci sarà sicuramente un finimondo qua, sia dall'altra parte, ma evidentemente anche da parte vostra. Ok? Perché l'asso di spade rappresenta proprio il dialogo chiaro, onesto, pulito e sincero, e delle menzogne, bugie, tradimenti che vengono alla luce. Quindi chiaramente sa che questa persona dovrà utilizzare tutte le sue capacità comunicative, parliamo appunto di spade, per riuscire in qualche modo a farvi comprendere le motivazioni dei suoi errori, anche se però obiettivamente c'è poco da comprendere. Allora, carta fondamentale, ossia la risposta finale alla questione, quindi obiettivamente che cosa accadrà nell'immediato futuro tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Allora, in questo caso abbiamo il 7 di spade. Allora, il 7 di spade è una carta che ci parla, in questo caso ovviamente in accezione positiva, di speranze, ma ci parla anche comunque di astuzia, malizia e qualche piccolo inganno, quindi ancora di qualche piccola menzogna. Io ve lo dicevo che obiettivamente questa persona vuole tornare da voi, e lo farà, ve l'ho detto con la carta della morte, ma ovviamente è una persona che tornerà da voi assolutamente spaventata anche da una vostra reazione. Ovviamente nel momento in cui questa persona tornerà, come vi dicevo comunque anche con l'asso di spade, questa persona deve raccontarvi tutta la verità di quello che è accaduto, ma questa persona ha paura. Di conseguenza potrebbe purtroppo ancora raccontarvi qualche piccola bugia, nella speranza appunto
di poter riallacciare comunque il rapporto con voi. È chiaro che in questo caso, qual era il consiglio degli spiriti Orisha? La ruota di fortuna. Vedete che i consigli non vengono mai dati a caso. Che cosa vi hanno consigliato gli spiriti Orisha? Di leggere tra le righe. Quindi cercate in qualche modo di concentrarvi su ciò che questa persona vi dirà, smascherando i suoi tentativi di menzogna. Perché purtroppo, vi ripeto, con il 7 di spade, questa persona, nel tentativo in qualche modo di ritornare da voi, perché vuole apportare un grande cambiamento, per carità, perché ora sa ciò che vuole, ve lo dicevo con appunto la carta del Re di Bastoni, comunque una persona che potrebbe prima di tutto tornarvi ancora impegnata, perché la carta del 7 di spade ci parla del ladro e del traditore, quindi una persona che potrebbe tornare da voi impegnata, nascondendovi per esempio la presenza di questa persona, o magari dicendovi che ora è single. Assolutamente non sarà vero. Inoltre, attenzione, perché il 7 di spade ci parla di qualcuno che trama alle spalle e che in un certo senso potrebbe spiarvi. Quindi in realtà potrebbe essere una persona che in questo momento, quindi tuttora, vi stia spiando, per esempio sui social piuttosto che su WhatsApp. Se abitate vicini, potrebbe addirittura in qualche modo magari anche chiedere di voi nel caso abbiate degli amici in comune. Quindi questa è una persona che potrebbe tornare da voi, ma ancora con un fare poco pulito. Quindi cercate di leggere tra le righe e in qualche modo di appunto rendere inoffensivi questi suoi tentativi di abbordaggio, perché questa è una persona che ha veramente grande speranza di ritornare con voi. Peccato però che è una persona che vuole ristabilire il contatto con voi in maniera assolutamente non pulita, perché il 7 di spade ci parla proprio di inganno. Quindi è una persona che potrebbe tornare volendo tradire la compagna, proprio perché non è innamorato e non è più attratto, mentre abbiamo visto che qui c'è una forte energia di Re di Bastoni. Ok? Quindi attenzione, perché questa è una persona che in questo momento, come tipico appunto del 7 di spade, potrebbe architettare dei piani strategici per portare ad una situazione di ricostruzione del rapporto con voi, per cercare di riparare a quello che ha commesso. Peccato che però deve tornare ovviamente cercando di aprirsi il più possibile, ma con questo 7 di spade dubito che questa persona riesca a farlo, anche se il 7 di spade in accezione ovviamente positiva può rappresentare proprio la confessione, quindi delle scuse sincere, ok? Però purtroppo in realtà il 7 di spade generalmente ha un'energia obiettivamente abbastanza pesante, quindi questa persona potrebbe comunque fare dell'inutile vittimismo, potrebbe ancora raccontarvi delle piccole bugie e comunque potrebbe nascondervi dei piani nascosti. Quindi questa persona potrebbe avervi spiato a lungo prima di voler tornare da voi. Quindi magari evidentemente anche per tenere sotto controllo, per esempio, la vostra situazione sentimentale. Il 7 di spade, non ovviamente in questo mazzo, ma nei mazzi più tradizionali, è rappresentato generalmente da un paggio che ruba delle spade, alcune delle quali gli cadono nel suo percorso di fuga. Quindi obiettivamente questa è una persona che nel momento in cui cercherà di raccontarvela, ovviamente fallirà miseramente, perché poi la verità gli si snocciolerà dietro i suoi stessi passi, ma perché qui ha i vostri 4 occhi belli illuminati che in qualche modo appunto cercheranno di captare la realtà e voi ce la farete, ok? Cioè
il vostro ruolo qui è fondamentale. Guardate come la disposizione di questa, diciamo, stesa ricalca, come dicevo appunto ad inizio video, la lettura tradizionale del candomblé brasiliano, che non viene fatta necessariamente appunto con dei tarocchi, ma con delle conchiglie su un piatto di legno, quindi delle conchiglie lanciate su questo piatto. Guardate appunto la divinazione che viene in qualche modo espressa da questa carta. Quindi è come se voi in qualche modo doveste diventare effettivamente delle sensitive per cercare di guardare realmente passato, presente e futuro. Quindi questa persona sicuramente potrebbe voler tornare da voi, ma attenzione, perché è una persona che nel momento in cui tornerà non vi racconterà tutta la verità. Potrebbe sicuramente, vi ripeto, scusarsi, potrebbe tentare di riparare a ciò che ha combinato, magari anche lasciandosi andare delle confessioni, però non è una persona che è capace al 100% di agire in maniera completamente, diciamo, priva di astuzia. Purtroppo no, parliamo di spade, una persona che utilizza il mentale in maniera effettivamente quasi esagerata, quasi esasperata, perché questa persona vuole a tutti i costi ottenere un risultato. Il risultato è avere voi, quindi è il riavere il rapporto con voi. Ma è chiaro che obiettivamente questa persona si troverà di fronte comunque ad una donna estremamente capace di leggere anche nelle sue stesse menzogne e capace di sbugiardarlo in qualsiasi momento. Quindi mi raccomando ragazze, vi ripeto, cercate di tutelare comunque voi stesse, il vostro cuore, la vostra dignità, perché vi ripeto, sì, questa persona ritornerà, assolutamente sì, non tra tantissimo tempo tra l'altro, perché questa persona ha capito chi desidera, ha capito che questa donna non fa più per lui, però obiettivamente non è una persona ad oggi disposta a tornare da voi, ovviamente raccontandovi tutta la verità, nient'altro che la verità, assolutamente no. Questa persona vi deve dare molte spiegazioni, tra l'altro questo asso di coppe, questa regina di denari, quindi le cose su cui obiettivamente questa persona dovrà ovviamente darvi delle spiegazioni obiettivamente sono tantissime. Attenzione a questo 7 di spade, anche alle sue scuse, perché potrebbero non essere delle scuse veramente sentite, potrebbe essere semplicemente un modo per potersi riaffacciare a voi. E attenzione ad amici, follower che avete sui social, perché questa è una persona che potrebbe spiarvi anche magari da diverso tempo. Di conseguenza, ragazze, buona fortuna e buona analisi introspettiva per quanto riguarda voi, il vostro futuro, ma anche questa persona.